Benvenuto nel mio video. Oggi recensisco l'aspirapolvere Hoover della gamma Reactive. Come possiamo notare, l'aspirapolvere è più centrata, questo modello qui, sulla classe, quindi è una classe A+. È una classe A+, che è equivalente a una potenza d'aspirazione di 2300 watt. L'aspirapolvere in sé si presenta bella, elegante, colore azzurro metallico, argento, nero. Le ruote sono gommate, ce ne sono due. Inoltre troviamo in confezione anche il tubo in plastica, colore argento, con l'impugnatura antiscivolo, con la spazzolina a pennello, ora dopo vi spiego come funziona, e con l'aspiratore, cioè con la regolazione d'aspirazione. Inoltre troviamo dopo quindi la spazzola per tappeti, eppure c'è scritto Carpet Optimex, la spazzola per parquet, mai utilizzata, la bocchetta per le fessure, la spazzola 2 in 1, la speciale spazzola 2 in 1, che va sia per pavimenti duri e sia per tappeti, la spazzolina per imbottiti e infine il tubo in metallo allungabile e telescopico. A cosa servono? Allora, le spazzole servono a questa qui 2 in 1, c'è il tastino, quindi messa al momento in tappeti, e quindi la spazzola non c'è. Se noi la mettiamo per pavimenti, la spazzola c'è. Quindi questa qui è una protezione che Hoover dà, non ho ben capito che cosa sia veramente, ma comunque credo sarebbe qualche protezione, perché è una sorta di piccolina spazzola. Qui c'è una ruota, qua ci sono le altre due ruote. Poi questa spazzola la trovo veramente bella, molto facile, perché ha questo tubo che si piega e un po' tutto. Poi questa qui è per gli imbottiti come divano, tessuti, materassi, cuscini. Questa per le fessure, e questa va bene per i tappeti, per tutti i tipi di tappeti, anche duri. E la spazzolina, questa qui, che è un po' rigida perché si devono piegare questi qua per farla uscire, vedete? Questa qui è una spazzolina che si può fare multiuso, quindi in senso che questa spazzolina si possono pulire mobili, tastiere, cornici, TV e tutto ciò quello che c'è, perché ha delle setole abbastanza morbide. Ora andiamo a provare l'aspirapolvere come rumorosità e tutto. E questo è il filtro di uscita del motore che si estrae. Vedete? Qui un pochettino si può anche pulire. E poi si rimette al suo posto. Qui ci sono le istruzioni riguardanti alla pulizia, quello che abbiamo visto sotto, il filtro d'uscita.
L'aspirapolvere inoltre ha un contenitore da una capacità di 2 litri e si smonta da qua, così, e la polvere si svuota in questo modo. Quindi è facile e veloce. Nello stesso momento il serbatoio si smonta da qui e da qui troviamo il filtro EPA lavabile, non con l'acqua bollente né con detergente, quindi questi qua si lavano soltanto con acqua fredda, si fanno asciugare e dopo si reinstallano di nuovo. Una volta che l'ho smontato, questo qui è il filtro, e poi si reinstalla verso quella parte dell'azzurro verso di qui. Ok. Questo qui è il condotto d'uscita dell'aspirapolvere, si smonta, si lava quando è troppo sporco e questo è l'apparato ciclonico dell'aspirapolvere. Lo stesso metodo, si lava, si fa asciugare e si rimonta, e questo è il serbatoio. Da notare che questo puntino deve andare qui. Lo stesso vale per il condotto d'uscita, così, ok, ok, e poi è pronto, visto che il serbatoio è pulito. Questo è il libretto di istruzioni dell'aspirapolvere, come potete notare infatti consuma solo 550 watt e pesa 4,95 kg. Qui ci sono tutte le istruzioni che potete trovare in tutte le lingue, c'è anche l'italiano ovviamente. Questi sono, diciamo, tutti i simboli. Qui vi viene descritto come lavare, come smontare l'aspirapolvere, tutto. Questa è la classe energetica, come vi avevo detto già consuma tutto in classe A. Questa, diciamo, è una promozione. Ovviamente qui c'è scritto ad esempio tutti i consumi della classe A, che è equivalente a 2300 watt, come abbiamo detto, che elimina e filtra fino al 99,98%, ha una silenziosità di ben 75 decibel, è l'aspirapolvere più silenziosa più o meno di questa fascia di prezzo, quindi 75 decibel, e no, questo non c'è niente. Bollino giallo e quello rosso per dire che il filo già è arrivato già al massimo. Questo qui si deve mettere sempre in posizione, come qui dice, quindi ok, questa levetta con questa
e poi il lei, come già ho fatto vedere, questo qui è allungabile. Quindi ora facciamo la prova sul tappeto. Come vedete è abbastanza potente, però è abbastanza maneggiabile. Questa invece, come vi dicevo, è la spazzola 2 in 1, che è anche per tappeti. Vediamo un po' come scivola molto bene. Anche se per me io vedo che questa spazzola universale 2 in 1 è meglio rispetto alla spazzola dedicata per i tappeti. La vedo meglio, scivola meglio. Vediamo la qualità d'aspirazione. Un bel po', anche se il tappeto era poco già stato pulito. Pazzesco. Adesso facciamo un'altra prova, tra cui è la spazzola per pavimenti è messa in modalità pavimenti duri. Quindi ho messo della farina a terra, vediamo se l'aspira. Tutto al primo colpo, complimenti alla Uber. Perfetto. Vediamo adesso quando ce n'è. L'ho aspirata tutta quanta e si è vista anche il risultato. Adesso facciamo la prova per la spazzolina per gli imbottiti. Mi sembra che il risultato più che ottimo. E adesso la bocchetta per le fessure, provando sempre con lo stesso metodo per la farina.
Finito il test di prova di aspirazione, la qualità dell'aspirazione dell'aspirapolvere, allora andiamo a vedere quanta già ne ha aspirato. Come vedete prima era pulito, ora è completamente tutto sporco. Ora andiamo a vedere anche l'interno com'è. Ho preso una paletta e ora vediamo un po' il contenuto. Praticamente tutta la farina aspirata del test e poco di polvere. Ok, più o meno la filtrata. Sì, questo come arriva un pochettino più intasato, diciamo, si può lavare alla fine, ma anche adesso si può anche lavare. Ok, rimuoviamo, ecco qui, questo è il risultato. Ovviamente certo è pieno, perché questo è il serbatoio dove andrebbe la polvere. Quindi in conclusione ragazzi, se state cercando un aspirapolvere che è ciclonica, funziona bene, consuma pochissimo, io vi consiglio proprio la Hoover Reactive. È proprio una di quelle aspirapolvere anche con un bel design, ha il filtro EPA lavabile, ha il doppio filtro e tanti accessori, e questa recensione vale anche sia questo modello che si chiama RC50 PAR, anche il modello RC25 no scusate, RC81 tratto basso RC25 011, e anche vale anche per la RC60 PET. Sono modelli. Allora cosa cambia in questi tre modelli? Cambia che questa qui è una classe A+, che ha un consumo di 550 watt, la RC81 RC25 011 ha una classe A e consuma soltanto 800 watt, e la RC60 PET è in classe A++ e consuma 450 watt, 100 watt in meno di questa qui. La differenza è un po' poca, non c'è un calo di prestazioni d'aspirazione, cambia il colore, questo è blu metallizzato, mentre la RC81 da 800 watt è rosso metallizzato, mentre la RC60 PET è di color, mi sembra, se non sbaglio, grigio metallizzato. Poi ha tutte le stesse identiche caratteristiche, la luminosità resta sempre 75 decibel, cambia soltanto un accessorio che questa magari non ha, ma la RC60 PET ha la mini turbo spazzola per gli animali. Peraltro è la stessa, tutte e tre sono le stesse, anche il chilo 4,95 kg, altezza per 35 cm, larghezza 45, quindi si calcola da qui in poi fino a qui centimetri, e 30 cm di profondità sarebbe qua a qui. Non si rovescia, dato che non si rovescia, alcuni aspirapolvere si rovesciano molto facilmente, questa è molto difficile e l'ho scelta anche per questo motivo. Che dire, per i prezzi è abbastanza abbordabile, ecco perché ve la consiglio, poi è abbastanza potente come avete visto nel test d'aspirazione. Allora, la RC81 con il rosso metallizzata costa all'incirca, dipende anche dai venditori, da 80 euro in poi. Questo modello qui, la RC50 PAR, costa da 90 euro in poi da Amazon,
e la RC60 PET, che è in classe A++, costa di più al momento, 120 euro, anche se di listino viene venduta a 200 euro. Per manutenzione, come sempre, utilizzare acqua fredda, massimo tiepida, non calda, non usare detersivi, svuotare sempre il contenitore. In conclusione, io ci do un bel 8,7 di voto, è potentissima, avete visto, è anche molto silenziosa, è più silenziosa di una macchina. Ci sono aspirapolvere che sono anche a 80 decibel e questo per me, ho visto che la rumorosità si vede sopra i 5 decibel, si vede che è più rumorosa, questa è meno rumorosa. Detto tutto, seguitemi al mio canale, iscrivetevi, un bel like al video. Grazie per la visione del video, ci vediamo al prossimo video. Ciao!